Buongiorno a tutti. Vorrei parlarvi di un modo un po' diverso dal solito di affrontare la lettura e lo studio delle Metamorfosi di Apuleio o di un qualunque altro romanzo antico. In particolare vorrei discutere di tecniche narrative e di come un autore come Apuleio poteva fare per cercare di catturare l'attenzione del proprio lettore e trasmettergli delle emozioni. Come vedrete, affronterò l'argomento partendo da molto lontano, usando dei raffronti certamente inusuali, ma spero anche interessanti e chiarificatori, con le arti figurative del Medioevo e del Rinascimento. Nel fare tutto questo, sfrutterò anche delle idee che avevo già elaborato per questo volume, il primo di una serie di 4 che l'editore Valla Mondadori dedica alle Metamorfosi di Apuleio. C'è stato un tempo in cui i romanzi antichi erano considerati come una sorta di produzione letteraria di livello inferiore, destinata ad un pubblico poco colto e di scarse pretese, come magari le persone raffigurate in questi affreschi pompeiani, almeno alcune delle quali è molto probabile che si dessero arie da intellettuali, piuttosto che esserlo veramente. Poi ad un certo punto ci si è resi conto che molti di questi romanzi antichi erano opere anche sofisticate, degne di essere affrontate con gli stessi raffinati strumenti di analisi letteraria normalmente usati per gli autori più famosi e più studiati dell'antichità. Apuleio ed altri autori diventano così canonici, entrano a far parte del novero degli autori antichi più letti e più studiati. Con tutto questo, però, si corre talvolta il rischio di dimenticare che si tratta pur sempre di narrativa, scritta non soltanto per interessare i lettori più colti, ma anche per affascinare, coinvolgere emotivamente, incuriosire un pubblico più vasto, che poteva comprendere persone dotate di preparazione culturale e di gusti personali non necessariamente omogenei. Naturalmente è possibile, anzi necessario, studiare ed analizzare con rigore critico anche questo aspetto più emotivo della narrativa antica. Tuttavia, per farlo sarà necessario dotarsi di strumenti di analisi un po' diversi da quelli normalmente usati dal filologo puro. Sarà quindi necessario ricordarsi della Temporary Willing Suspension of Disbelief, teorizzata da Coleridge, parlare di identificazione empatica del lettore con i personaggi del racconto, di immersione nell'universo narrativo e di metalessi. E tutto sommato è rassicurante vedere come gli studi classici cominciano ad appropriarsi, ad adattare e in certi casi anche ad affinare ulteriormente anche questi strumenti di analisi. Leggere le Metamorfosi provando le stesse emozioni di Lucio, identificandosi con lui fino quasi al punto di diventare asini anche noi, soffrire le sue stesse pene, provare la sua stessa gioia al ritrovare la sua forma umana e magari anche un nuovo senso della vita. Tutto questo non è essere meno filologi. Un buon filologo, anzi, dovrà studiare come tutto questo sia possibile, quali sono gli strumenti retorici che Apuleio può utilizzare per trasmettere emozioni ai propri lettori. Un primo approccio a questi temi può essere di tipo comparatistico. Questo ci permetterà di vedere anche come certe tecniche narrative siano in fondo quasi universali, non troppo limitate o influenzate da tempo, spazi e generi espressivi. Proprio per questo sarà utile, oltre che intrigante, partire da lontano, ad esempio dalle arti figurative del Rinascimento. Prendiamo questo famoso ciclo di affreschi di Piero della Francesca, dedicato alla storia della Vera Croce e conservato ad Arezzo, nella Basilica di San Francesco. La scena che ci interessa rappresenta il ritrovamento della croce di Cristo da parte di Elena, la moglie dell'imperatore Costantino. L'azione ha ovviamente luogo vicino a Gerusalemme e in effetti bisogna immaginare che la città sullo sfondo sia proprio Gerusalemme. Tuttavia, chiunque abbia anche un minimo di familiarità con la città di Arezzo
si rende facilmente conto che la città nel dipinto è in effetti molto simile ad Arezzo, proprio il luogo dove si trovano l'affresco e chi lo ammira. Un'altra cosa tra le tante degna di nota è che tutti i personaggi sono abbigliati secondo i costumi del tempo di Piero e non come antichi romani. Ora, naturalmente si può dire che questo uso disinvolto di anacronismi e incongruenze geografiche è una consuetudine del tempo e che non c'è nulla di sorprendente nell'osservarla in questo affresco. Però dire che fanno tutti così descrive il fenomeno, ma non lo spiega e soprattutto non dà conto delle conseguenze che questo modo di rappresentare una scena ha su chi la osserva. E aggiungerei anche, fatto non secondario, che ci lascia immaginare un Piero della Francesca che opera in modo quasi automatico e irriflesso. Ora, certamente Piero, quando voleva, era in grado di rappresentare dei personaggi dando loro un senso di alterità, di appartenenza ad una cultura lontana. Lo stesso ciclo di affreschi, ad esempio, contiene una scena nella quale sono raffigurati Adamo, Eva e vari altri personaggi. Tra di essi, due che pare siano da identificare con Eracle e Deianira. Piero quindi poteva effettivamente rappresentare personaggi altri che non sembrassero suoi contemporanei. Se nella scena del ritrovamento della croce non lo ha fatto, evidentemente non voleva farlo. Non si tratta quindi semplicemente del rispetto per una consuetudine rappresentativa, si tratta anche, e direi soprattutto, di un modo per rendere il messaggio dell'affresco più universale e allo stesso tempo più personale, più facile da interiorizzare per chi lo guarda. La storia della vera croce già di per sé contiene un messaggio universale, riguardante il perdurare dell'influenza salvifica della croce di Cristo attraverso i secoli e attraverso i luoghi. Gli anacronismi e le incongruenze geografiche contenute nell'affresco non fanno altro che estendere ulteriormente la portata di questo messaggio, facendolo arrivare fino ai luoghi e ai tempi di Piero. Il pittore sta raccontando qualcosa che è accaduto a Gerusalemme, ma Gerusalemme può essere facilmente rimpiazzata da Arezzo o da qualunque altra città senza che il contenuto del messaggio ne risulti in alcun modo alterato. Sta raccontando qualcosa che è avvenuto al tempo di Costantino, ma che può ben essere contestualizzato in qualunque altro tempo. Quanto questa idea di continuità storica potesse fare presa sulle menti dei contemporanei di Piero, e non solo, ce lo può dimostrare un dettaglio. Il paese natale di Piero si chiamava San Sepolcro. Quindi, in sostanza, ambiva ad essere una nuova Gerusalemme, il luogo del Santo Sepolcro originale. Una nuova Gerusalemme, proprio come la città raffigurata nell'affresco. Insomma, tutto questo fa sì che chi osserva l'affresco si senta maggiormente coinvolto e sia più ricettivo emotivamente, oltre che più attento intellettualmente. Le incongruenze cronologiche e geografiche dell'affresco creano un senso di familiarità per l'osservatore esterno e fanno sì che questi possa immedesimarsi più facilmente nell'universo narrativo. Gli osservatori esterni possono essere anche non rappresentati o rispecchiati nel dipinto, ma trovarsi impegnati in un dialogo silenzioso ed emotivo con i personaggi del dipinto. Questo è un crocifisso di Cimabue, datato intorno al 1270 e conservato anch'esso ad Arezzo. All'estremità dei bracci della croce si trovano due piccole immagini di Maria e San Giovanni, rappresentati in una posa triste e contemplativa. Osservate i loro occhi. Non stanno guardando il Cristo o verso l'alto, come in un crocifisso molto simile di Giunta Pisano, di pochi anni precedente a quello di Cimabue. Guardano direttamente verso di voi, che a vostra volta guardate verso il crocifisso. Si tratta di un dialogo silenzioso che vi coinvolge nella loro tristezza e nella loro contemplazione. Questo incrociarsi di sguardi trasforma l'immagine del dipinto, che per sua natura è bidimensionale,
in uno spazio tridimensionale, nel quale l'osservatore esterno è invitato ad entrare e del quale, quasi senza rendersene conto, si trova a fare parte. Ma perché questa lunga digressione sulle arti figurative del Medioevo e del Rinascimento? Qual è la rilevanza di tutto questo con Apuleia? Bene, la rilevanza c'è ed è anche molto più profonda di quello che potrebbe sembrare a prima vista. Nel capitolo 27 dell'ultimo libro, quindi ormai quasi alla fine del romanzo, il protagonista Lucio menziona la città africana di Madaura, dove era nato l'autore Apuleio, invece della greca Corinto, che ci si aspetterebbe in quel punto, dato che Lucio era nato lì. Madaura, in sostanza, in quel contesto, è del tutto incongrua, almeno quanto Arezzo lo è al posto di Gerusalemme nel dipinto di Piero. E le Metamorfosi sono ambientate in Grecia, per la maggior parte almeno, ma sono letteralmente piene di riferimenti a cultura, usi e costumi che sono tipicamente romani. La città greca di Ipata, ad esempio, ha un pomelio e un forum cupidinis, proprio come la Roma antica. Ha littori ed edili e case dotate di atrii. Lucio e altri personaggi parlano un linguaggio avvocatesco, con molti riferimenti a pratiche istituzionali romane. E così via. Gli esempi potrebbero continuare a lungo. Come si vede, quanto a incongruenze culturali e geografiche, il romanzo latino non è affatto da meno dell'affresco rinascimentale. Eppure tutto questo viene spesso non proprio ignorato, ma commentato solo brevemente. Ad esempio, la menzione di Madaura nell'ultimo libro è talvolta liquidata semplicemente come un caso di esibizionismo da parte dell'autore, che farebbe capolino nella propria opera, un po' come Hitchcock nei suoi film. E ci si accontenta di etichettare la presenza di tanti elementi specificamente romani in un paesaggio greco come un fenomeno di romanizzazione del racconto. Intendiamoci, non che tutto questo sia sbagliato, non lo è affatto, però credo che sia necessario aggiungere che tutto questo è anche un modo sottile per rendere il racconto più concreto, più realistico e più familiare per un pubblico romano e direi anche africano. Un modo di facilitare l'immedesimazione del lettore nell'universo narrativo e un modo anche di rendere il messaggio del racconto, qualunque esso sia, se ce n'è uno, questo è un punto dibattuto dalla critica, dicevo, un modo di rendere il messaggio del racconto più universale e al tempo stesso più personale, proprio come nell'affresco di Piero. E come nel crocifisso di Cimabue, anche i personaggi del racconto di Apuleio, spesso più o meno esplicitamente, si rivolgono direttamente al lettore esterno. Per rendercene conto basterà uno sguardo ad un passo centrale nel romanzo, sia dal punto di vista narrativo che da quello, per così dire, ideologico, e cioè la descrizione del gruppo statuario di Diana e Atteone nel libro secondo. Qui Lucio si rivolge ripetutamente ad un tu non meglio specificato, che inevitabilmente finisce per identificarsi con il lettore esterno. Si tratta di un effetto di presenza che catapulta il lettore sulla scena assieme a Lucio. E l'uso di apostrofi alla seconda persona è rafforzato anche da altri espedienti retorici, come l'uso di deittici e la preferenza data al presente rispetto al passato. Come nel caso del crocifisso di Cimabue, una sorta di sfondo puramente descrittivo e quindi potenzialmente estraneo, distante, si trasforma in uno spazio tridimensionale e concreto, nel quale l'eloquenza di Lucio ci porta a entrare senza che quasi ce ne accorgiamo. Le barriere che teoricamente separano finzione e realtà si fanno permeabili e possono venire oltrepassate sia in un senso che nell'altro. È un fenomeno che la moderna narratologia chiama metalessi. Ora, fra Apuleio e Cimabue e Piero della Francesca c'è una distanza temporale di molti secoli.
Tuttavia questa distanza avrebbe potuto essere anche maggiore se avessi selezionato dei punti di riferimento iconografici ancora più moderni, come ad esempio Las Meninas di Velázquez. Oppure avrei potuto decidere di far rimanere tutto questo discorso confinato alla cultura classica e usare come raffronto, ad esempio, questo affresco pompeiano o quest'altro affresco proveniente dalla Casa della Farnesina a Roma. Quindi ambedue affreschi certamente anteriori rispetto ad Apuleia. Ma in ambedue i casi il risultato sarebbe stato lo stesso. Questo perché la narrativa, sia essa per immagini o per parole, ha tra i suoi scopi principali quello di catturare il lettore, sia intellettualmente che emotivamente, di renderlo partecipe in prima persona degli eventi narrati. Il patchwork culturale e cronologico che, con un certo grado di arbitrarietà e di provocazione, ho scelto di usare per dimostrare questo assunto in fondo così semplice, serve anche a dimostrare che Apuleio ormai non è solamente canonico, come dicevo all'inizio, ma anche veramente un classico, in grado di dimostrare la propria modernità, interagendo proficuamente e in modo interessante con manifestazioni culturali anche molto lontane e profondamente diverse.